Hai mai sentito parlare dei Labubu del male? C'è chi pensa che portano veramente sfortuna e chi invece ha guadagnato migliaia di euro con loro. Ma cosa hanno di speciale questi pupazzetti? Che sembrano usciti da un incubo terribilmente puccioso. Benvenuti nella miniserie degli investimenti strani, una miniserie di 10 episodi dove andiamo a vedere tutti gli investimenti più insoliti, strani, che vengono fatti dalle persone e che effettivamente possono dare un guadagno. Oggi scopriamo insieme come mai costano così tanto e come voi potreste guadagnarci veramente tanti soldi da questi strani pupazzetti. Intanto, come sono nati i Labubu? Nascono da un artista di Hong Kong chiamato Ka-Sing Lung, che in collaborazione con Pop Mart è un'azienda cinese di collectible toys, quindi che si occupa di giochi. Dà vita a questa linea di pupazzetti. Ma da dove prendono ispirazione? È vero che si ispirano al diavolo? No ragazzi, queste sono solamente dicerie, che non sono fatte a caso. Aumentano proprio il valore ancora di più di questi Labubu, ma ne parliamo tra un attimo. In realtà si ispirano a dei folletti delle foreste nordiche. Sono un po' mescolati a questo stile dark fiabesco, che per noi magari può sembrare strano, ma credetemi è tipico dell'arte contemporanea giapponese. Ka-Sing Lung, scusate se lo pronuncio male, lui stesso dice: esseri con occhi grandi, sorriso inquietante, che incarnano la dualità tra carino e spaventoso. All'inizio era un mero hype, la foga del momento che era partita dall'Asia e si è diffusa un po' ovunque. Oggi siamo arrivati a delle vere e proprie collezioni assurde in America e in Europa, con partecipazione ad eventi dedicati e edizioni limitate che ogni mese ci danno delle vere e proprie collezioni rare che fanno lievitare i prezzi di tantissimo. Ma per le dicerie del pupazzo del male, del maligno, del diavolo, perché mai sono uscite fuori? Beh, qui entriamo in un lato curioso. Su TikTok e Reddit è circolata questa strana fantasia dei pupazzetti del diavolo, maledetti, considerati posseduti. Oppure se non li compri subito ti portano sfortuna se li vedi ma non lo compri. Alcuni utenti addirittura dicono che i pupazzetti che hanno comprato li vedono muoversi in giro per casa. Li ritrovano in posti dove prima non erano stati messi. La gente subito dopo questa è esplosa. Nemmeno fossero gli Hunger Games. Hanno mandato in sold out tutti i Labubu in quel periodo. Queste storie hanno alimentato la cosiddetta FOMO. Oltre a fare investimenti, la zia Mary si occupa in realtà prettamente anche di marketing nella vita. Quindi vi spiego rapidamente in 2 parole che significa FOMO. Significa la paura di perdersi quella determinata cosa, bene, oggetto, servizio, prima che stia per terminare. Per intenderci è una sorta di manipolazione psicologica dolce che viene fatta quando stiamo per dire ultimi giorni, ultime promo, ultimi pezzi rimasti, ultima collezione e così via. Il nostro cervello, se già eravamo un po' indecisi se comprarlo oppure no, impazzisce appena sa che ci sono pochi pezzi rimasti o ci rimane poco tempo. Questo ci spinge a fare un acquisto compulsivo e quindi andiamo a prenderlo subito. Ecco, aggiungere una storia così creepy e inquietante che li rende ancora più particolari ha fatto impazzire la gente, sono andati tutti quanti a prenderli. Se poi aggiungiamo che i Labubu si basano di edizioni limitate costantemente, un po' come i panini per il Mac, anche loro lo fanno, ecco che in automatico la gente è esplosa e li voleva subito comprare. Se poi aggiungiamo che non è detto che trovi i Labubu che tu vuoi perché sono delle scatole chiuse che tu apri e non si sa che Labubu c'è dentro, ne compri ancora di più finché non hai terminato la collezione o trovi quello che ti piace. Sarebbe stato ben diverso se invece, tipo il McDonald's, puoi scegliere il panino, lo prendi, edizione limitata e lo mangi e sei felice. In questo caso non puoi scegliere il Labubu che tu vuoi, a meno che non lo vai a comprare online che te lo vendono a prezzi elevatissimi, quelli specifici già fuori dalla box, e quindi tu finisci per comprarti tante scatole sperando che trovi il tuo preferito o quello per chiudere la tua collezione. Il punto è che la paura e le edizioni limitate fungono da interruttore. È la componente emotiva e la loro storia che li rende così appetibili da comprare, non il pupazzetto di per sé. Ok, ma andiamo al sodo. Come funziona il mercato dei Labubu per guadagnarci qualcosina?
I Labubu vengono vendute in delle blind box, delle box appunto, delle scatole chiuse, tu non sai cosa c'è dentro, non sai quale variante ti uscirà. Come detto prima, il gioco del non sapere crea dipendenza, è alla base di tantissimi giochi d'azzardo, soprattutto i gratta e vinci. Non sai se hai vinto finché non gratti. E questo genera anche collezionismo compulsivo, come vi dicevo prima. Se volete completare una collezione ci mettete molto di più, anche le carte Pokémon funzionano così. A tal proposito, se non l'avete visto, vi rimando sicuramente ad andare a vedere l'episodio della nostra miniserie degli investimenti strani dedicato appunto alle carte Pokémon. Abbiamo poi le edizioni limitate che escono solo in certi momenti, ci sono drop online oppure eventi dedicati appunto da Pop Mart. Ci possono anche essere dei codici di riscatto oppure dei bot che li rilasciano online ogni tot, a seconda di chi li compra per primo. Ad esempio ci sono delle edizioni secret, si trovano in probabilità di 1 su 72 box e alcuni anche 1 su 144. Vi lascio immaginare sul web che prezzi hanno. Il prezzo standard per una box è di 12-15 euro, nemmeno troppissimo, ma nonostante le box costino così poco, se trovi i Labubu estremamente rari e ricercati, puoi venderlo sul mercato veramente a tanto. Un esemplare è stato anche venduto a oltre $10.000 su eBay. Ma se volessi quindi provare a entrare nel mercato, quali sono le varianti di Labubu che davvero mi converrebbe riuscire a trovare per poi rivendere? Quindi insomma quelle che ci fanno guadagnare. Intanto abbiamo il Labubu Mini Green Human Sized. È una figurina alta 131 cm venduta all'asta a Pechino per 131.625 euro. Ci sono poi delle rare blind box che sono state vendute su eBay per 10.580 euro circa dopo ben 96 offerte. Il Labubu The Monster Have a Seat Sealed Case, quindi con la scatola chiusa, è all'incirca sui $189 per set. Insomma, abbiamo per le mani potenzialmente un sacco di soldi, ma come ogni cosa bella ci sono le copie finte. Quindi come faccio a fare attenzione alle false e a capire quali sono i Labubu originali? Questo aspetto è cruciale, un sacco di fake girano ovunque, anche per internet, soprattutto per internet, e se li comprate non potete rivenderli, è inutile. Alcuni li chiamano i Lafufu. Quindi come riconosciamo un Labubu reale originale? Innanzitutto dobbiamo vedere il packaging Pop Mart con il sigillo olografico e il QR code che indica il codice di autenticità. Abbiamo poi una card ufficiale dentro la blind box, la nostra box chiusa. Il colore, il materiale e l'odore tipico. Alcuni collezionisti citano l'odore di plastica e vernice, tipico dei giochi di quando eravamo bambini, come indice di autenticità. Verifica il venditore al quale stai comprando, vedi se già ha fatto delle aste, degli acquisti chiusi e vedi le persone cosa dicono di lui. E mi raccomando, assicurati di comprare qualcosa sealed, quindi chiuso, perché se vuoi rivenderlo ovviamente ha un prezzo maggiore. Attenzione a piattaforme come AliExpress, Temu, Shein. Il 70% delle versioni economiche è generalmente un fake. Potrebbe anche essere che ogni tanto si trovi qualcosa di realistico, ma attenzione, io eviterei questi posti. Per dove comprare e vendere sicuramente eBay è uno dei più utilizzati, ma attenzione anche qui ai fake e gli scammers. Con l'utilizzo del sito StockX potete vedere l'autenticità di quel Labubu che vi viene presentato su eBay. Ora la domanda chiave è: i Labubu possono davvero essere un investimento? La risposta è sì, ma con cautela. Il mercato è altamente speculativo, come vi ho detto prima è molto legato all'hype, alla foga del momento, alle tendenze social, alle collaborazioni con il brand, alle storie che circolano. Un Labubu bello e raro vi può dare dei ritorni veramente significativi, ma nessuna garanzia.
il rischio è alto. È un po' più difficile rispetto alla vendita delle carte Pokémon, ecco. Per chi però è molto bravo a fiutare le rare occasioni, a muoversi in fretta e alle possibilità economiche, questo sarebbe oro colato. Per chi vuole una stabilità e non è preparato al rischio elevato, vi consiglio altri asset più tranquilli. Se non siete così sicuri di voler optare per investimenti così difficili e delicati, vi rilasso tranquillamente a questo video dove ci sono investimenti più tranquilli, normali e comuni che sono utilizzati da tutti.